La pasta e fagioli è una preparazione tipicamente di cucina popolare, tradizione popolare. Ha delle origini antichissime, se ne parla nell'antica Roma, Cicerone ne era molto goloso, ma sicuramente ci sono anche periodi più antichi a cui risale questa preparazione. Veniva fatta con le cosiddette sagne, che sono dei frammenti di pasta fatta in casa con acqua e farina. Poi naturalmente negli anni e nei secoli ci sono state tantissime modificazioni. Oggi pasta e fagioli la troviamo un po' in tutte le tradizioni delle cucine popolari. Non poteva mancare con noi di Scuola la Pasta. Abbiamo iniziato subito con la presentazione della prima immagine del talismano della felicità con il mangiatore di fagioli, proprio il piatto popolare per eccellenza. Ce ne sono tantissime versioni, io ne ho fatte sempre tante, ma oggi in particolare vi proporrò una versione che non troverete da nessuna parte, perché è davvero la raccolta di una tradizione paesana che si tramanda di famiglia in famiglia. La nostra è proprio pasta e fagioli paesana. Io sono Francesca e tu sei su Scuola la Pasta. Vediamo insieme gli ingredienti. Naturalmente i fagioli che sono i protagonisti. Qui faccio una piccola parentesi. Allora, i fagioli si possono trovare secchi, sono i borlotti per questa preparazione, si possono trovare secchi o si possono trovare in barattoli. E secondo voi, per una mamma di famiglia, madre, donna lavoratrice che vuole fare una preparazione veloce, che cosa ho scelto? I fagioli in barattolo. Mi raccomando, in barattolo, in vetro, così si vedono. Già sento le polemiche, già sento come te che ci parli di cucina italiana utilizzi i fagioli che sono del barattolo? Ebbene sì, in realtà quando ho un po' più di tempo li compro secchi, li tengo a bagno una notte con una puntina di bicarbonato, il giorno dopo li faccio bollire per un paio d'ore e da quel momento in poi sono pronti per la nostra preparazione. Ma noi abbiamo velocizzato e confesso che lo faccio spesso. Intanto il caminetto sta scoppiettando perché questa è una giornata particolarmente fredda, quindi piacevolmente abbiamo il nostro caminetto acceso. Quindi, quanto chiacchiero, giusto per dirvi, oggi utilizzeremo i fagioli del barattolo che comunque sono buonissimi, tra l'altro io li uso con la loro acqua, qui sarò impopolare ma vi assicuro che la riuscita è straordinaria. Naturalmente se parliamo di pasta e fagioli, il secondo ingrediente dopo i fagioli è la pasta. La pasta invece qui è proprio una chicca perché potete vedere questi frammenti di pasta che ora sono un po' secchi non sono altro che un residuo un po' mal tagliato di quelle che sono le preparazioni che faccio io quando stendo la pasta a mano, che ne so, le fettuccine oppure le lasagne, quando taglio a mano avanzano dei pezzi, non si butta niente. Quindi li conservo qualche giorno in un barattolo ermeticamente chiuso e poi li posso riutilizzare magicamente per la nostra pasta e fagioli. Andiamo invece a vedere come si fa la preparazione con gli ingredienti che danno il profumo ai nostri fagioli. È semplicissimo, si parla di un soffritto fatto con gli odori principali, tra cui l'aglio, a cui se riuscite a vedere nel dettaglio ho già tolto l'anima che è un po' amara, la carota, il sedano, il pomodoro che qui vedete in grande quantità ma in realtà poi ne userò soltanto un paio di cucchiai per dare un po' di corpo e soprattutto per così colorire questa nostra minestra, l'immancabile vino che ci servirà per sfumare il soffritto e naturalmente l'olio di oliva. Come sapete io uso soltanto olio di oliva extravergine, possibilmente delle nostre terre, quindi in Umbria, provenienza umbra. Siete pronti per cominciare? Allora andiamo e partiamo con la nostra pentola di fagioli. Prendiamo un tegame e versiamo dell'olio d'oliva. Mettiamo i nostri odori, il sedano, la carota e l'aglio. Lasciamo scaldare un pochino. Aggiungiamo un paio di cucchiai di pomodoro, possiamo anche utilizzare un pochino di concentrato, abbasso un po' perché la fiamma è alta, lasciamo andare un pochino, la fiamma non deve essere mai troppo alta nel soffritto altrimenti l'aglio brucia e invece chiaramente l'unica cosa che non dobbiamo fare è questa, l'aglio deve stare poco, deve dare appena un pochino l'odore. Ok. Aspettiamo un po' che il calore prenda corpo e sfumiamo con un po' di vino.
Non abbiate paura di metterne troppo, perché in realtà il vino poi dopo evapora, va via, ma quando va via l'odore, la parte alcolica, e resta invece quel sapore corposo che serve proprio per legare gli alimenti. Quindi aspettiamo ancora un pochino e tra poco andremo a versare i fagioli. Adesso il vino, la parte alcolica è evaporata, quindi procediamo a mettere giù i fagioli con tutta la loro acqua, mi raccomando. Io consiglio, come dicevo, di utilizzare i fagioli del barattolo, perché così li potete vedere. Non mi piace mai comprare le cose in lattina di cui non so nulla e non vedo assolutamente nulla. Allora, invece di aggiungere il sale, normalmente io utilizzo del dado granulare, non ce l'avevo oggi in frigo, confesso, quindi userò un po' di questo, che è sempre un dado vegetale, non tutto però, perché comunque è abbastanza, e soprattutto perché i fagioli sono già molto saporiti. Quindi prima di aggiungere del sale e di aggiustare di sale, come si dice in gergo, aspetterei un po' per capire effettivamente se il sapore è troppo forte, è troppo sapido. Dobbiamo aiutare la bollitura dei fagioli, in realtà sono già cotti, quindi non devono fare un gran lavoro, però in realtà si devono amalgamare bene con il sapore, quindi dovranno stare sulla fiamma un'oretta, un'oretta e mezza. Non vi stupite che sembra tanto tempo, ma credetemi, sicuramente è la soluzione migliore perché gli odori si impossessino del fagiolo. Vado ad aggiungere dell'acqua, sono circa 300 ml, intanto ne mettiamo, non la metto tutta, me la tengo per dopo e la aggiungo in caso la preparazione sia troppo asciutta. Ci vediamo tra poco. È passata più o meno un'ora e mezza, i nostri fagioli sono ormai pronti. Prima di andare alla fase successiva voglio fare un piccolo riepilogo dei passi precedenti, molto semplice. Abbiamo messo in un po' d'olio gli odori, quindi l'aglio, il sedano e la carota, e poi abbiamo aggiunto i 2 barattoli di fagioli. Possiamo regolarci così, poi vi lascerò le dosi qui sotto naturalmente, ma per ogni persona un barattolo di fagioli. Adesso andiamo a rimuovere il sedano e la carota perché passiamo alla fase 2. Avevamo già tolto l'aglio all'inizio della cottura. Come vedete l'acqua che avevamo messo si è completamente ritirata, quindi siccome adesso qui dobbiamo andare a cuocere la pasta, io aggiungerò dell'acqua ancora che ci sarà utile per cuocere la pasta, e anche se calda dovremo aspettare di nuovo il bollore. Quando bolle caleremo la pasta. Vado, metto la pasta. Non ce ne andrà moltissima perché poi alla fine metteremo anche un po' di pane. Adesso noi la lasciamo cuocere, teniamo sempre vicino un pochino d'acqua perché in questa cottura potrebbe ritirarsi un po', quindi l'acqua ci aiuta a mantenere la giusta consistenza. Non bisogna mettere il sale, l'ho assaggiata, è buonissima perché c'è il sapore dei fagioli in barattolo, ma soprattutto anche perché c'è un po' di dado da brodo. Intanto prepariamo qualcosa che ci servirà per decorare l'impiattamento della zuppa di fagioli. Useremo questa cipolla fresca, io nel caso specifico ho trovato questa cipolletta rossa di Tropea. Togliamo soltanto il primo strato. Ok, questo intorno che è un po' più coriaceo, e poi andremo a fare dei piccoli tagli in questo modo per poi procedere. Questa è una cipolla fresca e molto delicata rispetto alla cipolla normale, quindi si presta particolarmente per le decorazioni finali dove vogliamo dare soltanto un po' di sapore senza però dare quel carattere forte tipico della cipolla rossa, della cipolla bianca, eccetera. Ecco qui. La pasta è cotta, quindi ho spento. Ci è voluta ancora un'altra di queste di acqua, sono circa 300 ml, quindi ne abbiamo messa una parte nella prima fase quando abbiamo cotto i fagioli e la seconda parte invece quando abbiamo cotto la pasta. La consistenza dovrà essere un po' densa, adesso andremo a vedere. Io vi consiglio sempre di cuocere le minestre almeno un giorno prima. Noi oggi per esigenze di video non l'abbiamo fatto, però la parte principale, quella dei fagioli, andrebbe fatta il giorno prima, poi il giorno dopo invece procediamo alla cottura della pasta. Vi assicuro che le minestre cotte il giorno prima hanno tutto un altro sapore. E adesso procediamo all'impiattamento, perché qui è la vera differenza della classica pasta e fagioli che potrete trovare in tutte le regioni. Sapete che si fa anche col guanciale addirittura, questa invece è una versione più magra, diciamo così. Procediamo all'impiattamento. Io ho scelto oggi per fare questo i tipici piatti della pasta e fagioli paesana, che è appunto il piatto di legno, si chiama scifa in varie regioni, quindi mi piaceva tantissimo questa cosa, che tra l'altro noi la usiamo anche per la polenta, e per questi mangiare così paesani devo dire è veramente molto carina. Allora noi procediamo a metterla nel piatto e adesso
la andiamo a decorare in questo modo. Qui ho del pane raffermo, vedete si parla sempre di cibo paesano, l'ho scaldato un pochino ancora al forno per farlo tostare senza brunirlo troppo e lo condisco con dell'olio e poi procedo a metterlo un po' così nella scifa di legno. Guardate che bel colore. Poi procederò con della cipollina fresca, che è molto delicata come sapore, un po' di pepe nero tritato, mettiamo così, e questo è il tocco finale che non troverete mai da nessuna parte. Sapete cos'è questo? È il finocchio selvatico, l'ho raccolto quest'estate, si raccoglie intorno ad agosto-settembre, si fa essiccare, poi si prendono i fiori, si tritano finemente e si possono utilizzare per condire prevalentemente la carne di maiale oppure questa zuppa di pasta e fagioli paesani, che dà un sapore fresco, delicato, buonissimo, che tra l'altro sta molto bene proprio con la cipolla. Per completare, un ultimo filo di olio d'oliva Evo. Un profumo meraviglioso, non vedo l'ora di mangiarla e spero che piaccia anche a voi se avrete voglia di provarlo. Fatecelo sapere nei vostri commenti e anzi ne approfitto anche per ricordarvi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi cliccando nel tasto qui sotto e se vi sarà piaciuto questo video anche il vostro mi piace sarà molto gradito. Un ultimo ingrediente, lo avevo quasi dimenticato. Un buon bicchiere di vino rosso. Non va nella zuppa di pasta e fagioli, ma serve per accompagnarla e per accompagnare il vostro pasto. Io vi aspetto qui, sempre nella mia cucina, con Scola la pasta di Italia Way of Making Food.